Buongiorno a tutti, ciao, come state? Questa volta la mia condivisione sarà un po' lunga. In realtà era per un articolo che ho letto oggi sul Conrad, una rivista di Trieste dove parla di tutto, qualcosa esoterica e qualcosa sociale, culturale, eccetera. Non ho mai avuto grossi rapporti, comunque è una rivista che ha dato un articolo sul Bitcoin. Mi piacerebbe un mondo di criptomoneta senza banche centrali, miraggi in realtà nell'oasi di Bitcoin. Adesso, a prescindere da chi è sto comandante diavolo, che è un pseudonimo scritto qua giù, infatti uno dovrebbe anche firmarsi per dire che cosa... Poi magari ha fatto le sue ricerche, di cui io penso nei mass media ci sia l'azione principale, quella di tenersi lo stipendio e di vendere il giornale. Vendere le notizie che in realtà si spacciano per realtà, mentre la gran parte sono opinioni. Oggi sono incazzato, vedete la maglietta nera perché... No, girano le balle che comunque anche giornali come il Sole 24 Ore, che dovresti ritenere un economista, cioè dice gran cazzate sul Bitcoin. Beh, un giornalista comunque dovrebbe informarsi da tutti e due i lati, insomma, dalla parte di un economista che è imbevuto di nozioni ma seppur interessato, e dall'altra magari i nuovi pionieri di quella cosa, cioè i ragazzi che incominciano a scardinare determinate credenze che noi abbiamo nel sistema. E ho sottolineato in questo articolo alcune delle parole usate dal giornalista in questo caso, negative naturalmente, che fanno credere che il Bitcoin sia questa cosa negativa, questa cosa omicidi, traffici illegali, le banche centrali, governi. Ma certo bisognerebbe leggerlo tutto, adesso io non ve lo leggo, però dire delle cose di questo tipo, va, t'ho detto, non hai capito un cazzo, signor comandante diavolo, ecco. Questa storia comincia nel 2008, ironia della sorte nell'anno del crollo della finanza mondiale, eccetera. Boh, meglio, vuol dire che doveva essere proprio in quel momento che doveva nascere una cosa rivoluzionaria come Bitcoin, la blockchain e quindi tutte le criptomonete. Poi quando nasce, eccetera, frodi, virtualmente immune da frodi, non è proprio vero, è tutto elencato. Viene tradizionalmente risolto attraverso una controparte centrale che in questo caso, come vediamo nell'Italia, a proposito ieri ho fatto una riunione del TLT, stesse identiche cose, ci si sta ribellando a queste condizioni che noi abbiamo del centralismo, insomma, no? Ecco che il Bitcoin appunto è decentrato e utilissimo. Poi fa una descrizione tecnica, questo la rende eminentemente non inflazionistica, poi bisogna eminentemente, cioè è un'eminenza il fatto che non sia inflazionistica, credo che sia un poeta. Bitcoin ha incontrato un certo problema, qui probabilmente risiede l'innovazione più alto potenziale, la creazione di un enorme notaio virtuale. In realtà non è un notaio, sono tutti nodi, quindi il virtuale non è reale, perché la rete funziona realmente e non è uno, cioè ce ne sono molti. Lo lascerebbe esposto a rischi di hackeraggio il codice, tutto è a rischio di hackeraggio, insomma, tutto si può confidare, cioè, parlano di questa moneta che può far vendere droghe e armi, perché tutto il denaro nel mondo, quante cose ha fatto, continuano a commerciare con dollari ed euro armi e droga in tutto il mondo, anzi è più facile per loro. Si riduce l'attività di estrazione, è normale, un tempo l'oro era più facile estrarlo, adesso è più difficile, quindi va bene. All'anonimato che rende lo strumento appetibile per commerci illegali. Lo fanno anche i governi, i commerci illegali, cioè non ho capito, e lo hanno sempre fatto in dollari e tutta la moneta esistente.
Parla appunto di Silk Road, di quello che è successo. I pagamenti si regolavano anche in Bitcoin, cioè anche, infatti proprio il controllo della legge equivale a poter avere un centralismo, che se una cosa diventa legale è perché l'ha detto il governo centrale. Vedi prostituzione, droga, le macchinette, ve le ricordate? Tutte illegali, adesso che le fa il nostro governo sono legali, va bene? Queste sono opinioni, questo è bigottismo. L'empty gods, quello che è successo di 380 milioni di dollari spariti, vediamo quanti ne sono spariti in migliaia di anni tra le varie valute fiat. Allora, infine, un rischio regolamentare laddove i governi non riconoscono il Bitcoin come moneta neppure tasse in transazioni, cioè alcuni governi possono ritenerla non legale e quindi toglierla. Non è un caso vero. Cioè non è possibile fermare internet, non sarà possibile fermare il Bitcoin, però si possono mettere le tasse, ma questo è un altro paio di maniche. La valuta non c'entra con le tasse, possiamo tassare anche il Bitcoin, cioè se c'è una donazione da dare al tuo governo, al paese dove vai, ben venga, cioè solo che in questo caso non sarà più controllata dalla centralità del governo. Infatti le tasse sono un diritto dovere, non è che le può imporre il governo, deve chiedere il consiglio al popolo, va fatto da tutte e due le parti. Poi alla fine finora ne è derivata un'enorme volatilità dei prezzi, vero, è giusto, perché si sta muovendo. Bitcoin ha un futuro incerto, scrive, forse breve, questa la metto molto in dubbio, ma incontra in essenza la nostra approvazione per le sue peculiarità antisistema, a parte che ha scritto la nostra approvazione, cioè è lui che scrive l'articolo o tutta la redazione, e poi penso che siano la coercità dei giornali, dei mass media. La sua peculiarità antisistema, in questo caso lo approvano, cioè Conrad, ed è proprio un antisistema che non fa crollare il sistema. In realtà il blockchain è proprio un sistema non creato dalla centralità di un padre padrone, ma creato appunto dai nodi del computer, quindi è anche un sistema che modifica un altro sistema, quindi per questo tutti ne hanno paura, no? Sapete com'è il cervello rettiliano, che cosa pensa, eccetera. Ci auguriamo, possa rappresentare un primo passo verso un nuovo paradigma di moneta. Un nuovo paradigma scardina quello vecchio, come ho detto prima. Ben venga, bisogna solo conoscere e comunque scrivere le cose sentendo tutte e due le campane. Vi saluto, vi ringrazio per il mio sfogo su questa cosa, però va bene così, le persone all'inizio sono ignoranti, poi se studiano cresceranno, e io credo nell'evoluzione, come ben sapete. Ciao a tutti, buona giornata, ciao. Volevo anche mostrarvi questa cosa, se volete informarvi sul Bitcoin, adesso qui non lo vedete, forse ci aggiungerò questo video, c'è bitcoin.org dove parla, o andate su Wikipedia o su bitcoin.org che vi dà le informazioni tecniche principali, poi dopo tutte le opinioni speriamo nei mass media che non dicano fesserie come fanno di solito. Ciao a tutti!